Amici del Portale Verde, buonasera, ben ritrovati. Oggi parliamo ancora di taleangio. Andremo a dare 5 buoni consigli su come poter ottenere da queste giovani talee maggior successo. Andiamo a vedere come. Allora, il primo consiglio utile è sicuramente quello di andare a prelevare del materiale buono, cioè il materiale è fondamentale. In questo caso stiamo parlando di una gardegna e se osserviamo la pianta, già la pianta stessa ci mostra quelli che possono essere dei rami predisposti per essere delle nuove piante, per poter fare delle talee. Vedete, guardate, si osservano 1, 2, 3, li vedete che sono i rami giovani, non sono ancora legnosi, sono molto flessibili e li si riconosce da questo, e sono quelli che non hanno portato a fiore. Stiamo parlando in questo caso della gardegna. Una volta che noi abbiamo prelevato il materiale migliore che la pianta ci rende disponibile, sicuramente siamo già a metà dell'opera. Quindi primo consiglio fondamentale è quello di andare a individuare il materiale giusto, e ricordate sempre la flessibilità e anche il colore delle foglie ci indica che è un materiale nuovo di quest'anno, non è un materiale vecchio, perché se il materiale è un materiale, facciamo in questo caso, vedete, questo è un materiale già che sta già lignificando, è già più duro, questo è già lignificato, vedete che già il colore qui del rametto, vedete che è già color legno, la parte sopra invece no. Ecco, questo è proprio un ramo che sotto è lignificato e la parte sopra, come potete vedere, guardate qui, è tutta totalmente verde. Quindi andiamo a prelevare il materiale giusto. Andiamo a dare adesso un secondo consiglio. Consiglio numero 2. Dobbiamo andare a prendere i nostri ramettini che sono molto pieni di foglie e dobbiamo andare a togliere più foglie possibili. Ecco, questa è una cosa che non tutti fanno e quindi può essere veramente il buon consiglio. Facciamo un esempio adesso, prendiamo questo rametto. Io vi consiglio di fare così. Allora, la nostra talea andiamo a tagliarla qui sotto alle gemme laterali, vedete che ci sono, che danno vita alle foglie. Qui, in questa situazione, andiamo a rimuovere queste foglie. Il taglio deve essere un taglio obliquo per aumentare la superficie del radicale, quindi aumentiamo questa parte che se tagliassimo in questo verso sarebbe minore. Quindi andiamo ad operare un taglio di sbiego. Dopodiché anche qui ci sono 3 foglie. Sono troppe, non servono, ne togliamo una e le altre 2 che lasciamo, le lasciamo a metà. Io le taglio in questo modo perché anche qui da queste porzioni di foglie la pianta nebulizzandola oppure con un sacchetto oppure come vedremo anche con una bottiglia prenderà l'umidità da cui si può nutrire finché non avrà le radici, però non ha troppe foglie che invece andrebbero a togliergli troppa energia, se vogliamo, che invece gli serve per poter andare a radicare. Questo è il secondo consiglio, quindi una preparazione in questo modo della talea. La lunghezza deve essere su per giù dai 6 agli 8, massimo 10 cm. Bene, terzo consiglio che vi do: aiutiamoci, o meglio aiutiamo un poco le nostre talee ad attecchire meglio. Terzo consiglio che vi do: aiutiamoci, o meglio aiutiamo le nostre talee nella fase dell'attecchimento. Con che cosa? Semplicissimo, ci sono dei radicanti ormonali come può essere questo, una marca vale l'altra, non sto neanche a dirvi che marca è questo, anche perché è inutile fare pubblicità. Andate in un'agraria, in un garden qualsiasi e troverete appunto questa polvere, questo radicante ormonale. Troverete all'interno una polvere bianca simile alla farina. Non dovete fare altro che prendere la vostra talea, bagnarla un poco nell'acqua, così prenderà subito la polverina. Eccola qua, fin troppa. Togliete quella in eccesso battendo un pochino ed è pronta. Questo aiuta la nostra talea a mettere le radici. Questo è il primo consiglio che vi do. Se non volete però spendere soldi, se non volete usare
questi prodotti che si trovano in commercio, potete anche con un fai da te reperirlo in natura. Come? Con dei rami di salice piangente. Trovate anche nel nostro canale, ho girato proprio dei video dove vi faccio vedere come potersi procurare questo radicante ormonale in due modi. Uno, si prende proprio un rametto di salice, si effettuano dei buchi col trapano e si inserisce la talea. L'altro, che è un poco anche più semplice, non si fa altro che, qui è già pronto, spezzettare, vedete sul fondo ci sono dei rametti di salice, adesso ve ne faccio vedere qualcuno, che hanno macerato per 7 giorni, si lasciano macerare 7 giorni, tagliandoli 2-3 cm di lunghezza. Questo liquido che si ottiene lo si filtra, lo si mette in una bottiglia e lo si conserva in frigo. Voi ogni volta che fate le talee non dovete fare altro che prendere, adesso buttiamo via quest'acqua, non dovete fare altro che prendere, facciamo finta che questo è già stato filtrato, ok? Ecco, questo è il nostro liquido, non dobbiamo fare altro che prendere la talea e lasciarla immersa una notte. Lasciatela così una notte, dopodiché procederete nel classico sistema che siete abituati a fare per fare le talee. Questo vi aiuta, così come è un radicante naturale, e vi aiuta sicuramente nella percentuale di attecchimento delle vostre talee. Quarto consiglio che vi do: anziché utilizzare il classico vasetto che siete abituati ad utilizzare per fare le talee, vi consiglio di utilizzare il sistema della bottiglia. È molto semplice, si taglia una bottiglia in due, si toglie praticamente solo una parte centrale per abbassarne l'altezza, sotto si praticano dei buchi per far sì che l'acqua possa drenare, sul fondo si mette un materiale inerte come potrebbe essere del ghiaietto e poi si mette il substrato che abbiamo preparato per le talee. Fin qui è tutto uguale. La differenza qual è? Che nel momento in cui noi andremo a mettere la nostra talea all'interno, andremo a nebulizzarla prima di chiudere la nostra bottiglia, andremo a bagnare bene questo terreno, deve essere ben bagnato, ok? Non zuppo, però deve essere ben bagnato. Quando sentite proprio col dito che è bagnato, andiamo a nebulizzare un'ultima volta la nostra talea, dopodiché andiamo a richiuderla. Allora, questa situazione che cosa farà? Quali vantaggi ha rispetto al classico sistema che siamo abituati a fare del vasetto? Che innanzitutto possiamo, tra virgolette, anche dimenticarci di bagnarla, perché se la mettiamo e se la facciamo in una stagione estiva in una zona giusta, dove comunque è una zona calda ma non prende i raggi diretti del sole, ci sarà un'evaporazione di quest'acqua che andrà sulle pareti della bottiglia e ricadrà sempre sulle nostre foglioline. Io l'anno scorso ho fatto delle talee dove me le sono praticamente completamente dimenticate, non le ho più bagnate. Continuava questo giro, questo circolo dell'acqua dall'evaporazione alla pioggia, e io non ho più dovuto intervenire manualmente bagnando. Questo è un grande vantaggio, soprattutto quando abbiamo il lavoro che ci assorbe molte ore, quando siamo via di casa tante volte perché siamo in ferie, e allora le nostre talee rischierebbero di morire. Questo è un ottimo sistema che veramente vi consiglio, perché io l'ho scoperto solo l'anno scorso e da quando l'ho scoperto la percentuale di attecchimento delle mie talee è aumentata vertiginosamente. Quinto ed ultimo consiglio: la posizione è fondamentale. Attenzione dove andate a mettere le talee una volta fatte. Devono essere, io vi consiglio un retrocasa, cioè un angolo dove vi siano delle piante che fanno ombra. Io ce le ho proprio in un angolo della casa dove vi è nord-nord-est, ma il sole praticamente non lo prendono mai perché vi sono dei cespugli che gettano ombra sulle mie bottiglie. È fondamentale, soprattutto nei primi giorni, che non abbiano il sole diretto, anche perché con una situazione come questa della bottiglia andrebbero praticamente a lessare all'interno, perché sarebbe troppo il calore. Quindi attenzione dove le mettiamo: luce sì, sole diretto no. Questo è fondamentale finché non iniziano a radicare. Una volta che iniziano a radicare, ce ne accorgeremo anche perché con la bottiglia si possono vedere tante volte anche le radici, ma comunque vedremo delle nuove foglioline all'interno. Non dobbiamo fare altro che prendere e cominciare ad esprimere
esporle pian piano ai raggi del sole. Non mettetele direttamente in un sole pieno, ma cominciamo a fargli prendere un po' di luce diretta. In questo caso bisognerà logicamente andare ad aprire la nostra bottiglia e vedrete che appunto all'interno vi sono già le foglie. Adesso vi faccio vedere, per dire, una talea che ho fatto l'anno scorso. Ecco, vedete, in questo caso si nota, è lampante, che le foglie vecchie sono queste che avevo tagliato e tutte queste sono le foglie nuove che sono nate. In questo caso la pianta può stare tranquillamente al sole, ripeto, non un sole diretto. Anche questa, guardate che bella, guardate quante foglioline ha messo. Questa era la foglia vecchia e quelle al centro sono tutte, già compreso questa, foglie nuove. In questo caso si scoperchiano, si possono mettere al sole, ma è fondamentale, lo ripeto ancora, l'inizio, proprio dove noi andiamo a posizionare la nostra giovane talea. Io con questo ho concluso, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù, spolliciate e soprattutto condividetelo nei social. Ciao, alla prossima!